comunque significa suggerimenti e trucchetti, per così dire. Trucchetti non sono, ma comunque sono situazioni che rendono la vita più facile. Questi tip and tricks riguardano l'esecuzione e l'interpretazione. Facciamo due cose distinte. Prima di tutto bisogna distinguere fra suonare e studiare, cosa che c'è parecchia confusione, ho visto in giro. Studiare significa analizzare e sviscerare ogni singola particolarità del pezzo, in maniera da dopo, quando siamo riusciti a fare questa operazione delicatissima, possiamo cominciare a suonare. Se prima non abbiamo studiato non possiamo suonare. Questo è il difetto di parecchia gente, vuol suonare senza studiare. Lo so, studiare è difficile, è noioso, richiede impegno, richiede tempo, però ci vuole. Non si può correre senza prima imparare a stare in piedi. Prima bisogna dunque superare i problemi tecnici. I problemi tecnici possono riguardare dall'inizio della diteggiatura all'impiego dei suoni, delle unghie, separazione di frasi, qualsiasi cosa renda l'esecuzione scorrevole. Quando non si può, bisogna creare esercizi specifici, perché purtroppo la chitarra è uno strumento giovane e ognuno di noi ha una differente conformazione fisica, quindi non possiamo codificare esercizi per tutti. Chi ha bisogno di una certa qualità di esercitazione, chi differente. Ad esempio, un esercizio, devo fare un arpeggio, per esempio così. Faccio vedere un attimo la mano destra. Allora, a me non mi riesce, mi viene sgrammaticato, non è a tempo. Allora farò così. Ad esempio, quando riesco a fare questo farò after, dopo. Allora, cosa ho fatto? Prima ho legato 2 note, poi ho legato 3 note, dopo ho legato l'ultima nota con le prime 2, per evitare di fare. Allora, dopo, ma prima va fatto lento, perché lento si sente se c'è qualcosa che non va. Sentito? C'è qualcosa che non va. Se faccio veloce non me ne accorgo. Altro fattore è eliminare le difficoltà. No, eliminare e dopo non le suoniamo, eliminare dallo studio. Ad esempio io devo fare sempre il solito arpeggio di Villa-Lobos. Allora, qui c'è la mano destra è difficile abbastanza, insomma. E la mano sinistra deve cambiare un sacco di accordi. Allora, prima facciamo la mano destra, senza accordi. Possiamo usare la semplificazione che ho fatto prima. Quando riuscirò a fare almeno questa velocità, allora iniziamo a studiare la sinistra. La sinistra la studiamo senza la mano destra. Cioè solo gli accordi per fissare nella mente le posizioni. Una volta. Allora comincio con l'arpeggio. Allora cosa c'è qui da notare? Collegare l'ultima nota con la prima. Tatto, tatto, no. No. Questa è una cosa. Allora, quando lo studiamo lentamente, cercando di sentire se le note ci sono tutte chiare e se corrispondono a quello che alla nostra intenzione interiore. La diteggiatura. La diteggiatura, quando hai diteggiato un pezzo nuovo,
sei già a metà strada. Allora la diteggiatura deve essere appropriata alla tecnica per renderla fluida e all'interpretazione. Esempio, il solito pezzo. Allora, queste sono le note come sono scritte. Non c'è alcuna interpretazione, niente. Proviamo a fare una diteggiatura. Per esempio questo Mi non lo facciamo a vuoto, facciamolo qui, dove possiamo utilizzare anche un bel vibrato. Potremmo farlo anche qui, ma risulta più fiacco. Dipende da quello che volete fare. Io ad esempio lo preferisco qui. Un altro suggerimento importantissimo, sempre per la mano sinistra: vedere prima dove deve andare il dito. Mentre io faccio questa nota devo vedere dove andrà dopo. Allora da qui salterà qui e devo andarci con l'energia giusta. Se non è sufficiente mi fermerò prima, se è troppo mi toccherà frenare e tornare indietro. Due cose stupide. Allora, come se vedessi tratteggiata la nota, il passaggio che deve fare il Dio. Ti ta 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 ta. Ti ta 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 ta. Io ricalco questo tratteggio. Nel frattempo la respirazione continua fluida, continua a essere rilassato. Quando ho fatto questo preparo immediatamente mentalmente, non importa fisicamente, questo dito ad andare qui. Lo stesso, studio il saltino. Perché non si capisce come mai gli atleti devono studiare tutti i movimenti del corpo e qui suona no. Qui suona, deve suonare, si suona. Ma che si suona? Non ho capito. Allora, quando è possibile, quando si cambia posizione, lasciare un dito a contatto della corda. No. E quando è possibile rimanere nella stessa posizione, la posizione sarebbe nello stesso tasto. Quando si inizia a studiare un brano, prima si va a tempo, senza farsi prendere la frenesia di accelerando, crescendo, ritardando, no, prima si fa a tempo per fissarsi bene in mente il beat, la velocità, non il ritmo, la velocità. Allora, la velocità di questo brano, per esempio, voglio tin, ta, ta, ta. Questo è a tempo. Dopo io il tempo lo rendo elastico, lo stiro come mi pare, non mai a scatti. No, no. Ma lo rendo elastico, perché deve essere elastico. Come tutte le cose nella vita sono elastiche. Esempio, posso fare in 10.000 maniere e ogni volta tentare di farlo diverso. Questo è fondamentale. Se si fa sempre uguale, alla fine questo pezzo qui non lo possiamo più fare perché c'è una noia, ormai l'abbiamo capito, lo sappiamo. No, ogni volta scoprire qualcosa di diverso. Allora, la mano destra è il suono, l'abbiamo già visto, lo rivediamo. Il suono dipende prima di tutto dalle unghie, devono essere tagliate in un certo modo, abbiamo visto, e la posizione e l'angolazione con cui la corda viene sollecitata dall'unghia. Sentite come cambia? Non è sufficiente l'unghia, dipende da quanto distendiamo la falange. Se la distendo tutta, cioè partendo da qui distendo questa e questa falange, il suono sarà più morbido. Se non le distendo sarà più aggressivo. Questo va bene se facciamo delle note veloci, se facciamo un cantabile, e dipende dalla velocità con cui arrivo sulla corda. Se arrivo velocemente il suono sarà più brillante, più giocoso. Ok? No, che non posso fare, ma d'altra parte
posso fare. Si sta parlando d'amore, non si sta raccontando una barzelletta, quindi devo usare delle parole dolci, dette in maniera dolce, non posso giocare come con gli amici al bar. Cosa importante, la spalla, come quest'altra del resto, sempre giù. Qualsiasi cosa faccio, la spalla giù. Quello che si muove è la mano, anzi il dito si muove e si porta dietro la mano, che si porta dietro il braccio, che volendo si porta dietro anche la spalla quando non ci arrivo più. Ma quando non ci arrivo più, quando siete in una posizione così, cercate, ma se la rilasso è lo stesso. Sì. Ad esempio, se io faccio con la spalla sono così, col braccio sono così, ma la spalla è giù, perché non importa che sia così. Se non importa, perché ce la devo mettere? Allora posso alzare anche una gamba. Non importa. Noi facciamo quello che serve.